Sorteggi di Champions, gli ottavi di finale sarà Inter contro Porto. Dall'urna di Nyon si è appena concluso il sorteggio, l'Inter pesca il Porto, squadra portoghese che si è qualificata in un finale di girone veramente clamoroso con l'Atletico Madrid negli ultimissimi minuti, era successo veramente di tutto, conquistano il primo posto nel girone e incrocia l'Inter agli ottavi di finale, ottavi che si giocheranno a febbraio 2023, tra le ultime settimane di febbraio e il ritorno agli inizi di marzo. Simo, dicevamo, arriviamo da una settimana e da un weekend dove è successo un po' di tutto, l'Inter diciamo non sta attraversando un grande momento nel momento in cui appunto sono arrivati questi sorteggi, quindi molti partivano col presupposto, comunque partivano con la sensazione di dire per completare alla perfezione il weekend becchiamo il Manchester City. Il Manchester City era forse la squadra principale da evitare, visto che l'Inter non poteva beccare il Bayern Monaco, che è un'altra delle probabili favorite alla vittoria finale, e peschiamo il Porto, ci è andata abbastanza bene sulla carta, facendo poi alcune specifiche che facciamo tra poco. Sì, le specifiche sono classiche e doverose, però mi sembra che sia corretto dire che rispetto a altre squadre molto più difficili e a tratti ingiocabili, sicuramente il Porto, almeno sulla carta, restituisca un ottavo di finale equilibrato. L'Inter non è assolutamente favorita, lo dico subito, però è equilibrato, cioè abbiamo più o meno entrambi le stesse possibilità di passare, consapevoli che il Porto ha anche una grande tradizione a livello di Champions, perché di fatto ogni anno c'è e molto spesso arriva anche, molto spesso non lo so, però diverse volte è arrivato agli ottavi, ma l'Inter dall'altra parte quest'anno e l'anno scorso ha dimostrato di avere un gioco forse quasi più europeo che italiano, visti i risultati ottenuti. Quindi secondo me sarà un bell'ottavo, bello intenso. Non so se saranno belle partite perché il Porto gioca in modo molto più italiano dell'Inter, se vogliamo dirla in questa maniera, però abbiamo delle buone possibilità esattamente come i nostri avversari, quindi mi aspetto, non vedo l'ora di vedere questo doppio scontro, ecco. Sì, diciamo che dal punto di vista del sorteggio c'è stato un po', tra virgolette, ridato quello che non c'era stato dato l'anno scorso. Avevamo pescato l'Ajax, sorteggio da rifare, ci scappa il Liverpool e sappiamo bene com'è andata. Quest'anno il Porto, con tutto il rispetto ovviamente, le altre squadre c'erano diverse squadre più forti del Porto da pescare, ci è andata abbastanza bene, secondo me, nel sorteggio. Qual è la specifica che volevo fare? Un po' quello che dicevamo insieme a te, che dicevi anche tu, Simo, le caratteristiche di questa squadra. Una squadra rognosa, cattiva agonisticamente, un allenatore con Seisao che conosce bene il campionato italiano e quindi questo è un ulteriore fattore che fa il gioco del Porto sicuramente. E la mia preoccupazione è che stiamo commentando qualcosa che accadrà a febbraio con gli occhi cioè negli occhi l'Inter che stiamo vedendo oggi. Quindi l'Inter che stiamo vedendo oggi inevitabilmente ci fa pensare che contro un avversario che fa della cattiveria agonistica anche una delle sue principali armi, ma non l'unica sicuramente a disposizione, l'Inter invece oggi non ce l'ha questa cosa, o comunque dal punto di vista mentale ancora non è così forte. Però la grande speranza ovviamente è quella che da qui a febbraio le cose possano cambiare. L'Inter in Europa, in Champions, secondo me ha dato dimostrazione di poter fare un altro tipo di prestazione, di essere ad un altro livello, e io non sono d'accordo con chi dice in questi giorni che la vittoria col Barcellona, il doppio confronto col Barcellona sia stato casuale, diciamo un qualcosa di casuale all'interno di una stagione fatta male. Penso che invece la dimensione vista contro il Barcellona sia la dimensione reale dell'Inter e quindi sulla base di questo vado abbastanza fiducioso ad affrontare il Porto con le dovute specifiche, come detto, sulle caratteristiche del giocatore, della squadra. Sì, 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 e tra l'altro guardavo proprio in questo momento il percorso Champions del Porto, il Porto che è partito con 0 punti nelle prime 2 partite, ha perso con l'Atletico e ha perso 4-0 in casa col Bruges, quindi si ritrovava a 0 punti, e poi ha fatto 4 vittorie nelle successive 4, ha battuto il Leverkusen 2-0, ha battuto il Leverkusen ancora 3-0, ha restituito il 4-0 al Bruges, questa volta in casa loro, e poi ha chiuso battendo l'Atletico 2-1 in casa. Quindi è anche una squadra che di fronte alle difficoltà sa reagire, lo ha dimostrato nel suo percorso. E, ripeto, l'Inter in questi 2 anni l'abbiamo vista vincere anche contro squadre ben più forti del Porto e giocando anche delle buone partite, perché comunque non è che hai vinto giocando male, secondo me. È chiaro che l'Inter di oggi, per come l'abbiamo vista ieri con la Juve,
col Porto esce, ma come dicevi bene tu, passeranno ancora 4 mesi, possono cambiare cose nell'Inter, possono cambiare cose nel Porto, quindi oggi si fanno dei discorsi molto teorici per forza di cose, poi quello che accadrà in quelle settimane lo scopriremo cammin facendo, però oggi è un sorteggio sicuramente più positivo che negativo, diciamo così. Sicuramente. Prima di parlare un attimino anche del Porto in maniera veloce, poi faremo degli approfondimenti ovviamente nelle prossime ore anche a ridosso della sfida soprattutto, faccio vedere al volo anche gli altri accoppiamenti per chi ci sta guardando in differita e per chi non ha potuto seguire il sorteggio. L'Inter pesca il Porto, dicevamo, ci sarà poi Lipsia, Manchester City, Club Brugge, Benfica, Liverpool, Real Madrid, una delle sfide più belle probabilmente ed equilibrate di questa fase. Milan-Tottenham, il Milan che incrocia Antonio Conte, Conte che torna a San Siro da avversario. Eintracht Francoforte-Napoli, un buon incrocio per il Napoli che può farcela contro l'Eintracht. Borussia Dortmund-Chelsea, Inter-Porto come dicevamo e PSG-Bayern, un'altra super sfida molto molto equilibrata e sicuramente spettacolare. Un flash, Simo, le italiane hanno comunque la possibilità di passare tutte e tre sulla carta. Ovvio che per il Milan poteva andare meglio, forse il Milan ha pescato l'avversario peggiore tra le tre italiane. Sì, probabilmente sì, però allo stesso tempo, come dicevi, è stato tutto sommato un sorteggio molto buono. Il Napoli, se va avanti così, l'Eintracht secondo me lo può battere senza, diciamo, dover strafare. L'Inter se la gioca col Porto, Milan-Tottenham è forse quello un po' più equilibrato, detto che comunque abbiamo un Milan che in campionato va molto bene, in Champions forse ha zoppicato più volte in questi 2 anni rispetto a quanto potessimo aspettarci. Allo stesso tempo il Tottenham con Conte si è qualificato all'ultimissimo come prima del girone e Conte in sé non ha una tradizione europea, diciamo, super positiva. Anche per questo, secondo me, la sfida può riservare qualsiasi tipo di risultato, però vale lo stesso discorso di Inter-Porto. Cioè, comunque il sorteggio sulla carta è positivo, non possiamo negarlo, quando la possibilità era di pescare il Real Madrid, il City, per il Milan addirittura il Bayern, cioè è inevitabile che sia così. È inevitabile, è inevitabile. Stavo vedendo che sui social del Porto i tifosi del Porto sembrano abbastanza contenti di aver pescato l'Inter. Andiamo a qualificarci, andiamo con tutta la nostra forza. Sto leggendo qualche commento rapido dei tifosi portoghesi dal profilo Twitter. Obbligo di passaggio del turno, scrive Market FC Porto, nulla è impossibile, andiamo, facile, scrive addirittura Campos, facile Inter per Jimmy Orlando. Mi piace, vedo nel Porto molta convinzione nel passare il turno contro l'Inter. E chiaro, anche dal loro punto di vista c'erano avversari forse peggiori come il PSG ad esempio, ma non solo. Però mi piace, ce la giocheremo. C'è un precedente, tu forse Simo non lo ricordi, tra l'Inter e il Porto agli ottavi di finale, era il 2004-2005 la stagione, 1-1 in Portogallo, 3-1 a San Siro, ci fu un super Adriano probabilmente in una delle sue versioni migliori con la maglia grigia, versione stile 98. Fu un doppio scontro molto forte, molto infuocato e lì Adriano era veramente devastante. A quei tempi l'Inter passò il turno, stagione 2004-2005, poi dopo se non sbaglio abbiamo incrociato il Porto anche l'anno dopo ai gironi, se non ricordo male. Quindi con il Porto ci sono anche questi precedenti, una sfida del cuore per Mourinho, entrambe le squadre con cui è arrivato sul tetto d'Europa, chissà per chi tiferà. In questo momento, per dare un po' di contesto anche della squadra, come diciamo il tecnico Conceição, in campionato il Porto è secondo ad 8 punti di distanza dal Benfica, un Benfica che sta dominando il campionato, che sta facendo bene anche in Champions League. Il miglior giocatore è sicuramente Mehdi Taremi, questo attaccante con già più di 10 gol e 4 assist messi a segno in stagione. Sta facendo bene anche Evanilson, attaccante brasiliano, che se non sbaglio doveva anche sbarcare in Italia ad un certo punto, ma comunque è rimasto sempre al Porto e sta facendo molto bene. Formazione che con Conceição fa un gioco molto ordinato, molto offensivo, e partita che sarà da giocare. Occhio al portiere Diogo Costa, come sottolinea Gaming Passion, sicuramente un buon portiere, però Simo, poteva andarci peggio, ce la giochiamo.
Ce la giochiamo tutta la vita. Segnalo per chi fosse nostalgico che anche nel Porto è presente un João Mario. Lo stavo vedendo adesso, terzino destro. Se qualcuno è nostalgico e l'avrebbe voluto affrontare, ecco, ce l'avremo. Vedremo se giocherà. Va bene, chiudiamo questa clip. Per l'Inter la Champions diventa in questo momento una competizione ovviamente ancora più importante, non che ce ne fosse bisogno, però visto anche l'andamento altalenante in campionato, vedremo poi che cosa succederà da gennaio in poi. Speriamo di ripartire sicuramente al meglio. Le date non le sappiamo ancora con esattezza, saranno comunicate in seguito. Comunque le ultime 2 settimane di febbraio si giocheranno le gare di andata e poi a metà marzo le gare di ritorno. Dopodiché, in caso di passaggio del turno, gli ottavi di finale, ci sarà un ulteriore sorteggio al 17 marzo per i quarti e tutta la fase finale. Le diffide non si annullano dopo gli eventuali quarti di finale, quindi l'Inter parte con Lautaro Martinez e Bastoni che hanno questo cartellino giallo pendente sulla testa. Simo, chiudiamo questa clip, se non hai altro da aggiungere. Nulla, buona partita per quando arriverà. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguiteci, così non vi perdete i prossimi contenuti e andremo ad approfondire ulteriormente questa partita. Ne parliamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.